Bella ragazzi. Bella ragazzi, avete visto quanto calore, quanta energia, acqua bella bollente, bella calda e a bassissimo costo. Qua abbiamo il nostro scaldabagni, qua abbiamo il cavo elettrico che non usiamo più da tantissimo e come potete vedere è alimentato in altro modo molto diverso dalla corrente elettrica. È stato modificato, l'avevo fatto io nel 73 e ancora adesso funziona. È roba del 73, a quei tempi la roba la facevano bene, non come quella lavatrice qua che non funziona più, è recente, si è rotta subito dopo 1 anno e mezzo. Comunque questo è uno scaldabagno atomico, veramente, è uno scaldabagno dentro di sé un'apparecchiatura con una reazione nucleare controllata. Adesso vi faremo vedere come realizzare un oggetto del genere. Bene, quindi passeremo adesso all'assemblaggio del nostro reattore nucleare. Abbiamo qui tutte le nostre varie parti e cercheremo di spiegarle mano a mano che le monteremo. Iniziamo da questa che è la parte superiore con i supporti. Abbiamo consultato, ma già all'epoca dello scaldabagno, istruiti con questi libri qua, sono piuttosto antichi. Questo qua è del 1959. Molto vissuto. Sì. Questo è del 1955. Praticamente sono progetti su cui si è basato il progettista della centrale di Chernobyl e altre centrali dell'epoca. Diciamo, non sono sistemi ad alto rendimento come la fanno adesso, molto complicata. Diciamo, qua non è tanto alto rendimento, ma è molto semplice poi costruire un sistema all'antica. Per la sicurezza abbiamo messo una sicurezza intrinseca che poi vedrete. Esatto, qui poi Sì. parleremo anche di questa lega speciale Sì. che abbiamo utilizzato per cautelarci un attimino Sì. per questo esperimento. Allora, in pratica, il combustibile è uranio 235 arricchito, cioè è uranio arricchito di isotopo 235. Allora, come si sa, l'energia uguale alla massa che viene praticamente a scomparire moltiplicato la velocità della luce. È uguale mc al quadrato, famosa formula che molti conoscono, enunciata dal grande fisico Albert Einstein. Allora, Qui intanto io monto la griglia riflettente. sì, si deve essere bene a contatto perché non... Sì, non ho ci sia- segnato sì, tutto, ho sì, messo un punto, perfetto, così non ci perfetto. possiamo sbagliare. Allora, dunque, nel nostro caso l'uranio che viene trasformato in energia non è che scompare tutto. Quindi la nostra formula diventa E uguale m, la massa dell'uranio 235, più i neutroni che si formano, e per la velocità della luce al quadrato, meno la massa di ciò che rimane, di tutti gli elementi di transizione che restano dopo la reazione, sempre per la velocità della luce al quadrato. Quindi la differenza tra la massa iniziale e la massa che rimane è quella che dà l'energia, moltiplicata per la velocità della luce, è quella che dà l'energia, perché ne scompare pochissimo di uranio e quello dà un'energia enorme. Adesso, ad esempio, l'energia cinetica dei frammenti pesanti, nuovi atomi e neutroni, è di 170 mega electron volt. Quelli persi come neutrini, questa qua è la reazione che faremo, persi come neutrini sono 11 mega electron volt, il resto sono tutti raggi gamma, tutta quella roba lì, luminosi, diciamo dal visibile fino a frequenze altissime. Allora, un atomo di uranio 235, pensate che produce 200 mega electron volt, un atomo, un solo atomo che si disintegra, che si fissiona. Mentre un atomo di carbonio, cioè di carbone, che viene ossidato nella combustione in una stufa, in una caldaia a carbone, produce solo 4 electron volt.
quindi un peso atomico di tot di carbone produce una cosa meschina confronto a quello che produce Il la rapporto stessa è di quantità. circa 1 a 50 milioni. Una cosa enorme. Quindi pensate che nelle centrali nucleari non ci sono delle caldaie con uno che spala uranio, ci sono piccole quantità di uranio, producono energia per tantissima gente. Nel frattempo, scusa se ti interrompo, Sì, così vado avanti con le fasi. sì, Allora, parliamo un attimino della reazione che avverrà. Qui dentro queste 3 barre, che non sono nient'altro che dei tubi di acciaio inox con un tappo, e di solito si utilizzano tubi di zircone, ma adesso faremo vedere un trucco per utilizzare questo combustibile anche con dei tubi di acciaio. E praticamente emettono neutroni veloci, quindi utilizzeremo ossido di uranio 235 e della polvere di zirconio che utilizzeremo questo prodotto che è sabbia per la sabbiatrice, che contiene un'altissima percentuale di zirconio. Cosa succede? Non riescono questi neutroni ad attivare una reazione di fissione. Perché? Perché escono appunto neutroni veloci e quindi passano attraverso l'uno con l'altro, non riescono a innescare una reazione. Per fare in modo che avvenga serve un moderatore, quindi si utilizza normalmente una vasca di acqua pesante, che però è costosissima, quindi ne abbiamo fatto a meno, oppure degli altri moderatori. Il più utilizzato, che è quello che useremo anche noi, che è quello che hanno usato anche nella centrale di Chernobyl, è la grafite, quindi utilizzeremo queste barre di grafite per moderare i neutroni che usciranno da una barra all'altra e mantenere la reazione più stabile che possiamo. E un'ultima cosa, parlavamo della sicurezza, questa lega di piombo e bismuto, che è una lega particolare che fonde a 120 gradi centigradi, per cui se ci fosse qualsiasi problema, il reattore lo vedrete poi funzionare al contrario, questa lega si fonderà, questo coperchio si staccherà e le barrette di grafite verranno disperse sul fondo del secchio, per cui si interromperà immediatamente la reazione. allora, c'è poi un fattore K che è uguale ai neutroni presenti nella reazione fratto ai neutroni generati. Quando questo K è inferiore a 1, la reazione non avviene. Se c'era e K scende, si spegne. Non si riescono a generare l'effetto catena di altri neutroni. Quando K è uguale a 1, si ha la massa critica, cioè il momento in cui si può innescare la reazione e se tenuta lì vicino si può mantenere costante, ben precisa, regolata. Allora, in un reattore di una centrale termonucleare, il K, dunque, oltre a 1 inizia a aversi una reazione. Il K in una centrale termonucleare si tiene intorno a 1,005. Mentre la differenza con una bomba atomica, il K in una bomba atomica è 1,2 e si ha la certezza di una reazione a catena violentissima, velocissima, con i bruttissimi risvolti che può dare, diciamo, questa reazione su cose e persone. Mentre nella centrale nucleare è tutto tranquillo, basta regolare bene che sia tutto preciso. Pensate che queste barre di grafite, oltre alla posizione, sono state pesate, controllate e ritoccate anche. Esatto, e dai calcoli che abbiamo fatto, in base anche alla quantità di combustibile, queste barre qui rimarranno quasi del tutto vuote, quindi la parte di combustibile rimarrà compresa fra questi due spazi. 2 sole barre poi riempite non saranno sufficienti a innescare la reazione, per cui abbiamo inserito questa terza barra che sarà poi uguale alle altre, ma che chiameremo barra di controllo, perché tramite questo pomello riusciremo a farla salire e scendere per aumentare o diminuire la temperatura dell'acqua, poi vedremo come. Il grosso del reattore direi che l'abbiamo montato, passiamo a questo. Allora montiamo l'altro schermo riflettore sotto
E a questo punto costruiremo un castello di questi mattoni di piombo che forse avrete visto all'inizio del video. E praticamente sono mattoni con angolo di 36 gradi, mettendone 10 si riesce a fare una circonferenza completa e hanno questa scanalatura su tutti i lati, in modo che proteggano, diciamo, che non ci siano buchi vuoti fra un mattone e l'altro e che quindi le radiazioni non riescano a scappare fuori. Vedete che anche nella parte superiore e inferiore hanno questo incastro proprio per evitare che ci siano vuoti d'aria da uno all'altro. Li abbiamo fatti partendo da una stampa 3D che metteremo eventualmente a vostra disposizione, probabilmente a pagamento, perché è una stampa su cui abbiamo perso parecchio tempo per il progetto, ci sono tutti gli angoli di sformo, insomma è un disegno abbastanza complicato. Abbiamo ottenuto poi tramite un procedimento di fusione, come potrete vedere nei nostri altri video, questo stampo in zama, all'interno del quale poi abbiamo fatto le colate di piombo per ottenere tutti i mattoni. È possibile, ottenendo un livello minore di protezione, creare dei cerchi da 9, 10 o 11. 10 è l'ideale perché chiudono completamente il cerchio. E ora niente, passeremo a montarli qua dentro in questa specie di ciminiera. Semmai ci vediamo verso la fine. Ok, manca più un ultimo lingotto, vi facciamo vedere quanto pesa, 192 grammi, poi vabbè, ci sono piccole variazioni da un lingotto all'altro e quindi in totale questi 60 lingotti pesano qualcosa come 12 kg. Poi l'ultimo anello in cima lo fissiamo anche qua per motivi di sicurezza con un elastico da ufficio. Mi raccomando, materiali come gomma, plexiglass, resine e cose del genere non devono essere utilizzati se avete radiazioni ionizzanti molto potenti, perché sono i primi materiali che poi si degradano. Ora passeremo a riempire le barre di combustibile, poi semmai vi facciamo vedere l'ultima e procediamo al montaggio finale. Sì, qua è una cosa dimostrativa. In realtà andrebbero costruiti con metalli belli resistenti. Anche se poi potremo tenercelo per avere sempre l'acqua calda disponibile. Sì, ogni tanto lo mettiamo in funzione. Basta non farla evaporare. Ok, allora 2 barre le abbiamo già caricate, abbiamo detto che solo 2 non sono sufficienti per innescare la reazione, quindi siamo abbastanza sicuri, nel dubbio lo allontaniamo un attimo. Allora, approfittiamo perché abbiamo un'altra scatola da aprire, e così è come viene spedito, che è una cosa abbastanza ridicola perché ricorda quasi scatolette di quelle alimentari. Silica gel, lo mettono veramente dovunque, ci faremo il silicuro di magnesio. È bello arricchito quello lì, Esatto. È abbastanza buono. Quello che usiamo è al 3,75%. Sì, normalmente si usa tra il 3 e il 5%, quello Esatto. più arricchito. In una bomba atomica si usa arricchito al 90%. Stiamo bassi perché è sempre meglio buttare via dell'energia e fare dell'acqua tiepida piuttosto che rischiare. Eccolo qua, ossido di uranio. Sembra granuloso, ma in realtà è polvere veramente finissima. Sì, non bisogna tanto spargerla nell'aria. Sì, ecco, mi raccomando, non toccatelo a mani nude, mettete sempre almeno un paio di guanti da piatti, un paio di guanti di lattice. Sì, non vola tanto perché è qualcosa pesantissimo. del genere, esatto. È veramente pesante. Allora, facciamo la tara. Uno e 3. Lo zirconio c'è, adesso lo mettiamo. Sì. 2,15, perfetto. Questo lo richiudiamo.
Allora, È meglio metterlo sì, provvisoriamente anche qua, fai così. Bravo. qua dentro, che non Ok. perde niente del suo contenitore dell'uranio. Allora, lo zirconio, tanto ne basta veramente pochissimo. Speriamo che la mia mano tremolante... Tanto abbiamo già messo l'acqua nel contenitore dove abbiamo costruito il riparo di piombo. Perfetto. Questo anche non serve più. Si è visto quanti gradi è adesso? 21, 21 gradi. L'ho sparso dappertutto, poi dovremo un po' pulire, vabbè. Sì, poi con calma. E adesso procediamo a riempire. Allora, per evitare degli hotspot di temperatura è sempre meglio non riempire tutta la barra. È una cosa che si fa anche nelle centrali più grandi, dove vengono fatte proprio dei pastiglioni di uranio e vengono separati. In una barra ce ne possono stare anche 20 o 30. Quello che facciamo noi adesso è quello di Mettiamo dividerlo. sotto Esatto, mettiamoci qua così questa almeno carta. non sporchiamo. È quello di dividerlo in alcune parti. Vediamo questo. I dischetti che sono rimasti, sì, basteranno. Sì, sì, sì. Abbiamo fatto dei dischetti di cartoncino per tenerli Con una separati. fustella dal cartoncino. Ok. Il combustibile. 2 dischetti. E così via fino in cima. Semmai, se vuoi staccare poi riprendiamo dopo. Ecco, inseriremo la barra su questa spina. Questa è una spina che ha 2 tagli. Il perno che si avvita dentro è conico, quindi quando noi avviteremo si espanderà questa parte esterna e si bloccherà dentro dalla barra. Procediamo. Ecco, basta girare L'abbiamo fatta molto precisa, si riesce a bloccare anche a mano. perché deve essere bella sicura, perché questa è la regolazione, deve essere regolata con precisione. Ok, adesso rimane assiale. Guai se cadesse. Esatto. Allora abbiamo 2 vitine, Partiamo con la barra bella bella alta. alta completamente, da essere sicuri, e poi man mano vedremo come abbassarla, come... Ok, direi che è tutto abbastanza tranquillo. Mi passi un attimo il termometro? Sì, 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 A posto? a posto. Ok, mettiamo queste e siamo a posto. Ok, Ok, quindi procediamo all'immersione. ci sono i fili di lega che fonde a 120 gradi per Direi sicurezza. che c'è tutto. Abbiamo preparato tutti i suoi appoggi. Immergiamo. Perfetto. Ci mettiamo anche la sonda neutroni con quale poi terremo monitorato il processo. Magari se riusciamo poi pubblichiamo anche un grafico. Ok, in fondo. Adesso magari ti darà fastidio, lo giriamo di là. Sì, così va bene. Ok. Direi che lascio tutto a te e io mi allontano perché non sono così immune da queste Sì. cose come te. Allora, il reattore è pronto. Ora sta solo
abbassare, far entrare la barra, solo che adesso ho bisogno di un attimo di buio. Bisogna vedere una cosa qua dentro. Il primo pezzo Abbiamo puoi messo andare abbastanza sì, veloce. abbiamo messo un segno quando ci avviciniamo. La luce di Cherenkov. Dobbiamo vedere. No, ma è già successo l'altra volta quando l'abbiamo provato. Sono bolle che restano sotto a qualche setto di supporto. Ecco, torno indietro un pochino, è iniziato la reazione. Torno indietro, si è disinnescata. Allora riandiamo. Vediamo un po'. Ecco, ecco, mi fermo qua. Io direi che qua è stabile. Forse un po' più indietro che non si sa mai. C'è proprio un punto dove sale di colpo. Qui la sonda neutroni dice tutto ok. Sì, sta venendo. Siamo a 2,86,1. Dagli un'occhiata semmai con la termocamera. Tanto mi allontano, è meglio non starci troppo vicini. Poi vi facciamo vedere anche il perché. C'era l'acqua sui 20 gradi, quindi insomma ora ci metterà almeno quei 7-8 minuti sì. per scaldarsi un po'. Quindi attendiamo. C'è ancora in funzione, tutto bene. Ok. Sono passati 10 minuti più o meno. Stiamo controllando i livelli di radioattività, che alla fine sono molto forti vicino al reattore, ovviamente. Nella parte centrale, sì. Però nonostante il piombo, ma la cosa bella delle radiazioni è che diminuiscono col quadrato della distanza, quindi basta allontanarsi un pochino e già. sì. Sì, stare a questa distanza puoi starci anche delle ore. Chiaramente non è bello tenerci le mani o starci attaccati. Sì. Assolutamente normali. Si vede sempre la luce di Cherenkov. La luce di Cherenkov, la reazione procede, si è bella scaldata. È già da farsi un bagno, bello Sì. caldo. Sarà meglio, lo dici? Lo disattiviamo. Lo disattiviamo. Almeno per stasera sì. Poi... Sì, poi faremo altre prove. È bellissima questa cosa. Ecco. Sì, ha smesso. Tirala su fino in cima, così Sì. almeno siamo tranquilli. Sì, tira su tutto, sì. La radiazione c'è sempre perché l'uranio è presente. Sarebbe bello aver misurato le barre prima e dopo. Si sono formati altri elementi di decadimento dall'uranio, tra cui il famoso plutonio, che niente, praticamente non è tanto... dalla reazione si formano diversi tipi di isotopi, Sì, la maggior parte dei quali decade nel giro di qualche decina d'anni, quindi le possiamo considerare come prodotti abbastanza tranquilli, ecco, si riescono a schermare anche facilmente. La parte un po' più menosa è quella del plutonio, che ha un tempo di dimezzamento intorno ai 24.000 anni e quindi andrebbe poi, una volta esaurito il combustibile, qui ci durerà 15 anni come minimo. Sì. E bisognerebbe poi stoccarlo appositamente, ecco. Però una piccola quantità così si può tenere tranquillamente, magari in soffitta. In soffitta, chiuso in un tubo di piombo, diciamo, non dà fastidio a nessuno. Esatto. Bene, se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici e buon 1° aprile a tutti, con questo vi salutiamo. Buon 1° aprile. Bella ragazzi! Bella ragazzi!